Un carissimo saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti come sempre nel mio canale YouTube dedicato al mondo del binocolo nello specifico, ma anche degli strumenti ottici e digitali per l'osservazione del cielo e della natura. Dopo una brevissima pausa per le festività pasquali, vorrei ricominciare a produrre contenuti con questa interessante comparativa. Anche su richiesta di qualche lettore proverò insieme con voi sul campo due binocoli del medesimo formato, nello specifico sono dei 20x80. Uno è dotato di ottiche acromatiche, mentre l'altro è dotato di ottiche ED. Grazie alla collaborazione di Auriga, che vi ricordo essere anche distributore ufficiale Celestron qui in Italia, ho il piacere di presentarvi gli SkyMaster 20x80. Lo SkyMaster Pro con ottiche acromatiche costa attualmente 349 euro, mentre il più pregiato SkyMaster Pro ED, come potete vedere dal logo espresso qui sullo scafo ottico, costa 679 euro. Vi invito come sempre a visitare il sito Celestron Italia per verificare la congruità con i prezzi che vi ho citato oggi, perché magari potreste vedere questa video recensione tra qualche mese, se non tra qualche anno. Trovate qui sotto in descrizione il link. Prima di iniziare vi ricordo anche che su Binomania è presente un articolo molto approfondito con decine di fotografie e tutte le mie impressioni pratiche sul campo. Oggi ho deciso di creare questo breve video che sarà in stile video reportage, come ultimamente state apprezzando, quindi faremo insieme proprio dei test pratici sul campo per verificare effettivamente se sussistono delle enormi differenze tra un binocolo con ottiche a bassa dispersione e un binocolo con ottiche, diciamo così, più economiche. Io direi quindi di far partire immediatamente la breve sigla. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi ovviamente al mio canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo delle ottiche. Ci vediamo tra pochissimo. Inizio con il confermarvi che non avete bisogno di supporti così solidi per montare due binocoli 20x80. I binocoli 20x80, seppur siano inseribili all'interno della categoria dei giant, quindi dei binocoli giganti, possono essere montati su supporti decisamente più leggeri e anche più economici, ma avendoli a disposizione in mia proprietà e dovendo anche compiere il test fotografico accostando l'iPhone agli oculari di questi binocoli, ho deciso quindi di montarli su supporti molto stabili. Nello specifico lo SkyMaster Pro acromatico è stato montato su un treppiede in carbonio della Cartoni con testa Focus 10, mentre il più pregiato, diciamo così, SkyMaster Pro ED è stato montato sulla classica testa video Manfrotto 502, più specificatamente la MVH502AH, su treppiede in legno Berlebach Uni 19C. Quindi questi due supporti vi confermo, ragazzi, che possono gestire binocoli dal peso decisamente superiore. Vi invito a vedere comunque il video riguardante l'unboxing, dove poi troverete tutte le specifiche tecniche di questi due binocoli, compreso il peso. Per quanto riguarda le rifiniture, vi posso riconfermare di averli utilizzati in queste settimane e in ogni caso il design va a rispecchiare alla perfezione un po' il prezzo di acquisto in cui sono stati inseriti. Lo SkyMaster Pro acromatico ha rifiniture un po' più economiche. In ogni caso l'armatura in gomma
si è dimostrata robusta e in grado anche di resistere onestamente anche a qualche graffio, anche se un 20x80 nella maggior parte dei casi lo utilizzerete montato sopra un treppiede fotografico. Ho apprezzato moltissimo, e ve ne parlerò nello specifico tra poco, la dimensione di questi oculari, in quanto per la mia distanza interpupillare li trovo più comodi rispetto alla versione ED. Entrambi propongono un sistema di messa a fuoco centrale, come vedete, che va a spostare il carrello, anche definito da molti appassionati archetto. Ci sono un poco di flessioni che però all'atto pratico, facendo la prova di collimazione, diciamo così, in natura, quindi non con strumenti specifici, ha dimostrato di non generare scompensi elevati. Il carrello della versione ED è leggermente più robusto e provoca meno flessioni. Come avete avuto modo di vedere all'interno del video riguardante l'unboxing, è differente il sistema di regolazione delle diotrie. Nel caso del Pro acromatico 20x80 avviene ruotando l'oculare destro, mentre per la versione più raffinata abbiamo un sistema a ghiera, anch'essa rotante e scorrevole, con movimenti molto fluidi, che è, diciamo così, migliorata attraverso questa zona zigrinata più ampia. Vi devo confermare che comunque nell'utilizzo pratico entrambe le regolazioni diottriche si sono rilevate poi ottimali, non ci sono state problematiche da citare. Sistema differente per quanto riguarda il fissaggio della barra centrale, che vi confermo vi consentirà di bilanciare meglio lo strumento. In questo caso è stata utilizzata una manopola zigrinata di più ampio spessore. Scusate, le dimensioni e il diametro della barra centrale mi pare abbastanza identico, invece nella versione più economica si è utilizzata una leva con vite e sistema di fissaggio. Devo dirvi che non noto poi grosse differenze all'atto pratico, se non, vi ripeto, a livello meccanico la minor flessione dell'archetto. Per il resto meccanicamente comunque il sistema di snodo funziona senza particolare problematica in entrambi gli strumenti. Io direi che possiamo iniziare a partire con la prova sul campo, magari mostrando la distanza minima di messa a fuoco. Vorrei fare anche una breve premessa, perché ci sono cultori della messa a fuoco singola su ogni oculare e cultori della messa a fuoco centrale, come nel caso dei 20x80. Ognuna di esse ha delle caratteristiche positive e qualche lato negativo. Per quanto riguarda la messa a fuoco singola su ogni oculari, come caratteristiche positive va a generare una maggiore impermeabilizzazione, in quanto il carrello comunque può all'interno far entrare dell'umidità. Ci sono dei carrelli di prodotti molto costosi, come ad esempio lo Swarovski Habit, che garantiscono un'ottima impermeabilizzazione. Tuttavia la messa a fuoco rimane sempre un poco, diciamo così, dura nella fase di rotazione della manopola, proprio per la presenza di questi orighi interni. Un'altra caratteristica tecnica importante dei binocoli con messa a fuoco centrale è che qualora si utilizzassero per fini tattici, ad esempio per quanto riguarda ad esempio l'esercito, nel caso di un ipotetico danneggiamento di un oculare voi potreste comunque utilizzare il binocolo come semplice cannocchiale. Questo capita raramente perché con un messa a fuoco centrale, perché qualora rompeste il carrello purtroppo il binocolo sarebbe inutilizzabile. Il pregio invece dei binocoli con messa a fuoco centrale è la capacità di riuscire ad inseguire i soggetti da media distanza fino all'infinito. Quindi questi due binocoli nello specifico della serie Sky Master Pro si sono dimostrati, come tra poco vi esporrò, interessanti anche per le osservazioni naturalistiche degli animali anche al crepuscolo, come ad esempio i caprioli, oppure nell'osservazione dei rapaci. Certamente nell'osservazione del paesaggio, quindi vedendo le Alpi che
dal Monte Sette Termini distano circa 70 km per quanto riguarda il Rosa e mi pare 32 km per quanto riguarda la cima dello Zeda, non c'è bisogno di dover continuare a mettere a fuoco, quindi sia una messa a fuoco singola che una messa a fuoco centrale potrebbe fare al vostro scopo. Se dobbiamo definire quale sia un binocolo più poliedrico, senza dubbio non posso che confermarvi un binocolo dotato di messa a fuoco centrale. Allora iniziamo subito a fare il test della messa a fuoco minima, vediamo quali di due mette a fuoco più vicino, se ci sono differenze, poi dalla minima distanza di messa a fuoco verificherò la corsa del carrello per vedere quanto impiega per raggiungere l'infinito. Vi ricordo ragazzi che queste sono impressioni un po' soggettive, in quanto l'accomodamento visivo appunto soggettivo di ognuno di noi vi consentirà più o meno di osservare dettagli più ravvicinati, quindi magari se per me ci sarà una distanza minima di 4 metri, per voi potrebbe essere anche 3,8 metri e per qualcuno altri 4,20 metri. Iniziamo. Sentite ragazzi il cuculo che meraviglia. Infatti oggi ho deciso di non utilizzare il microfono proprio per farvi sentire un po' l'ambiente esterno. Io ho misurato la distanza dai binocoli a quella betulla con il telemetro ed è di 20,7 metri. All'atto pratico entrambi sono in grado di inquadrare e mettere a fuoco con precisione la betulla situata a circa 21 metri, diciamo così. La differenza però è che con il mio accomodamento visivo, con il 20x80 id, non riesco a mettere a fuoco più vicino del tronco della betulla. Invece con il 20x80 cromatico la corsa della messa a fuoco mi permette di avvicinarmi ai 20 metri. Adesso da questa distanza di messa a fuoco minima andiamo a inquadrare insieme l'infinito e verifichiamo la rotazione della corsa della manopola di messa a fuoco. Con il 20x80 cromatico devo raggiungere l'infinito ruotando la manopola in senso antiorario, nel mio caso di un giro intero, quindi 360 gradi di rotazione. Adesso proviamo a fare la stessa cosa con il 20x80 dotato di ottiche ED. In questo caso la manopola di messa a fuoco del 20x80 mi ha consentito di raggiungere l'infinito ruotandola sempre in senso antiorario, ma per poco più di 360 gradi, quindi poco più di un giro di manopola, direi 370 gradi. Per quanto riguarda la fluidità e lo spostamento del carrello, seppur ci siano poi delle differenze ovvie in base anche alla temperatura della zona circostante, vi devo confermare che entrambe le giudico più che sufficienti. Molto probabilmente il binocolo Pro ID, quindi quello più costoso, ha un punto di fuoco leggermente più preciso, cioè si chiama test snap test, vuol dire che cerco di raggiungere il punto di fuoco, poi mi sposto nuovamente dal punto di fuoco e cerco di raggiungerlo sempre in velocità per verificare se il punto di fuoco rimane costante. Vi devo confermare che almeno per quanto riguarda questi due esemplari la versione Pro ID mi è sembrata un poco più performante, come poi è giusto anche che sia, perché stiamo parlando di due strumenti dal prezzo differente, circa 350 euro contro 670 circa. Adesso direi che è giunto il momento di compiere l'osservazione naturalistica, quindi io adesso osserverò all'interno dei due binocoli, vi darò le mie impressioni pratiche sul campo e poi insieme accosteremo un iPhone con degli adattatori che ho trovato della Cova, dopo vi li faccio vedere, sono stato anche abbastanza fortunato, e accosterò l'iPhone per inquadrare le stesse scene che adesso insomma vi descriverò a mie parole. Una breve considerazione: ricordatevi che ci sarà una possibile differenza tra quello che io evidenzierò osservando con due occhi e quello che potrebbe palesarsi all'interno della ripresa con l'iPhone, questo per vari motivi.
In primis perché la mia percezione è data da due occhi, da un sistema più complesso occhio-cervello, dall'esperienza ma anche dalla soggettività. Ci sono persone che hanno una percezione dei colori più o meno satura, più o meno differente dalla mia, ci possono essere persone che possono avere una percezione dell'aberrazione cromatica completamente differente dalla mia. Inoltre, tra la percezione, diciamo così, umana del cromatismo residuo e la percezione di un sensore digitale, il sensore digitale vi mostrerà sempre un po' più di cromatismo blu-violetto. Quindi quando io magari vi parlerò del residuo cromatico contenuto, ad esempio, potreste vederlo in maniera leggermente più elevata nella ripresa effettuata con, in questo caso, un iPhone XR. Iniziamo. Come primo bersaglio direi di andare a puntare qualche campanile nella zona del Lago Maggiore. La distanza dovrebbe essere di circa 10-11 km, poi dipende dal paese che sceglierò. Sono le 9:42, ci sono all'incirca 16 gradi, infatti inizia a fare caldino. Io direi di partire con lo SkyMaster Pro acromatico. Ma allora ragazzi, vi posso dire che sto osservando un campanile che poi è uno dei classici che potete sempre ammirare all'interno delle video recensioni di Binomania. Riesco a leggere abbastanza bene l'orario. Il binocolo vi confermo che è comunque collimato, in questo frangente non ci sono problematiche. A questi ingrandimenti la turbolenza a quest'ora nel mese di aprile, ormai quasi maggio, comunque è ben gestibile. Già se fosse stato un 30 per secondo me avrei potuto avere più problemi. Non noto tantissima aberrazione cromatica al centro del campo, invece spostando il campanile verso il bordo si inizia a percepire un poco di cromatismo residuo laterale. Relativamente alla planetà di campo, ragazzi, diciamo che già verso il 50-60% dal centro del campo l'immagine del campanile va a sfocare. Come fate a verificare se questa, diciamo così, sfocatura dipende prettamente dalla curvatura di campo? Semplicemente andando a ritoccare la messa a fuoco verso il bordo. Quindi voi prendete in questo caso il campanile al centro, mettete al fuoco, spostate verso il bordo il campanile e andate a rifocheggiare. Se rifocheggiando il campanile apparirà nitido come al centro, la maggior parte del degrado ai bordi sarà dovuto dalla curvatura di campo. Se in realtà l'immagine è più definita ma non come al centro, intervengono altre aberrazioni, come ad esempio la coma e l'astigmatismo, e questa poi sarà affrontato, questo altro test sarà affrontato questa sera o domani sera nella mera osservazione astronomica. Vi devo dire che rifocheggiando al bordo l'immagine migliora ma non totalmente, quindi è presente curvatura di campo, ma senz'altro è presente, lo vedremo solo con maggior profitto nell'osservazione stellare, anche come forse astigmatismo. Adesso passiamo a dare delle classifiche, insomma, come nitidezza gli darei un 6+ al centro del campo, come curvatura di campo gli darei giusto una sufficienza. Adesso prima di fare la prova con il 20x80D, proviamo insieme a verificare la distorsione angolare. Quindi vado a prendere verso il bordo, diciamo che la casa ho riferimenti migliori con griglie più elevate. Qui in natura è difficile trovare un dettaglio verticale che mi consenta di vedere al meglio la distorsione angolare. Comunque anche con un tronco di betulla a circa 80 metri inizia a percepirsi un po' di distorsione angolare a partire da circa il 70% dal centro del campo. Colgo sempre l'occasione, ragazzi, per ringraziare Maurizio Liborio, che è il proprietario di questa bellissima zona sul Monte Sette Termini, perché mi concede sempre di girare qui le mie video recensioni, di salire con l'auto sul suo sentiero e così via. Adesso andiamo a inquadrare lo stesso dettaglio con la versione Pro dotata di ottiche D. Datemi 2-3 minuti, osservo con calma e dopo vi do le mie impressioni. Ma allora ragazzi, sto osservando da qualche minuto, saltando da destra a sinistra da un binocolo all'altro. Vi devo confermare che innanzitutto anche il Pro ID è ben collimato,
non ci sono differenze particolari. Quello che posso notare è che all'interno della versione acromatica gli edifici e il campanile sono leggermente più giallastri nell'acromatico. Qui al centro del campo, oltre ad avere una tonalità più neutra, abbiamo comunque più nitidezza e contrasto. Si dirà gli ho dato, mi pare, un 6+, una sufficienza comunque per quanto riguarda la nitidezza. Qui come nitidezza starei su un 7,5 o anche 8 al centro. Cioè non è un Kowei Lander per intenderci, però le ottiche D in questo frangente fanno veramente la differenza. Al centro del campo, almeno su questo dettaglio, non si nota aberrazione cromatica, e inoltre spostando il campanile dal centro verso il bordo vi devo dire che seppur ci sia in parte compensazione della curvatura di campo data dal mio accomodamento visivo, lo SkyMaster Pro ED ha una resa ai bordi superiore, di certo superiore, sia con entrambi gli occhi, sia facendo dei test un poco più pignoli, osservando con un oculare e un occhio vicendevolmente. In questo frangente, se con lo SkyMaster acromatico non andavo più là di un 50-40%, poi iniziava a esserci un po' di degrado nella nitidezza, con lo SkyMaster Pro riesco comunque a avere delle immagini che giudicherei sfruttabili con la compensazione visiva diurna osservando di giorno almeno dell'80%, anche di più, anche di più. C'è una differenza, come vedete il diametro della lente di campo non è poi così differente, tuttavia la conformazione dei paraluce degli oculari della versione Pro ED danno pochissimo spazio per il mio naso, che non è di certo orientale, e tendenzialmente ho trovato un po' più comodo e anche più morbido il sistema dei paraluce della versione acromatica. Quindi per quanto riguarda il mio utilizzo con distanza interpupillare di 66 mm, se dovessi decidere il comfort osservativo, vi posso dire che con la versione acromatica riesco a utilizzare i paraluci estratti. Personalmente con la versione Pro ED preferisco utilizzarlo con i paraluce totalmente retratti, quindi fatevi i vostri conti qualora aveste delle distanze interpupillari, magari un nasone un po' importante come il mio, quindi distanze interpupillari sui 65 mm, il naso un po' importante. Questo è un fattore che va rilevato. Adesso proviamo a verificare la distorsione angolare, quindi rivado su un dettaglio che avevo utilizzato prima con l'acromatico. Ma in questo frangente la distorsione angolare mi pare alquanto simile. Si nota molto la differenza di cromatismo laterale tra i due. L'ED è molto più corretto, in questo caso, molto più corretto. Diciamo che almeno per quanto riguarda la prova diurna, adesso magari facciamo il test con la USAfe Chart, quindi vi stupirò, l'ho portato anche qua, do una telemetrata, il primo albero che trovo a 35 metri facciamo il test. Ho deciso di far così, non volendo rovinare i tronchi con le puntine, ho preferito installare sulla vecchia altana qui sul Monte Sette Termini la carta di mira, chiamiamola così, e adesso vado a telemetrare la distanza a 35 metri qua nel prato, così sposto un attimo i binocoli. Adesso verifichiamo insieme le differenze, nitidezza e contrasto, percezione del cromatismo residuo e definizione che hanno i binocoli di mostrare le righe separate. Inizierei senza dubbio con il binocolo acromatico. Ho perso una decina di minuti a fare il test, adesso voi vedrete delle sintesi, anche perché vi riconfermo che questi binocoli li ho già testati durante le vacanze di Pasqua e ho già anche scritto l'articolo, però era un po' per portarvi con me sul campo, per mostrarvi anche dei test che potreste effettuare voi. Vi devo confermare che
Se qualcuno vi dice che un acromatico a 20 ingrandimenti va bene come in ED, quindi compratelo, risparmiate 400 euro, vi devo dire di no, nel senso che è comunque un buon prodotto, mostra una buona risoluzione. Sono arrivato fino alla riga numero 4 della tabella. In realtà verso la 5 iniziamo a percepire il numero 5, ma non riuscivo più a vedere nettamente la divisione tra le righe verticali e orizzontali. Questo perché in parte ha meno nitidezza rispetto alla versione Pro ED, e poi l'immagine era anche inficiata da cromatismo residuo. Sta di fatto che nel SkyMaster Pro acromatico sono arrivato quindi alla riga 4, ho notato cromatismo residuo anche in asse, e nella precisione i caratteri neri e le righe verticali nere erano contornati da un alone violetto verde. Al di là del numero 4 ho percepito forse in parte la riga 5. Con invece lo SkyMaster Pro ED non mi sono fermato alla riga 5, ma sono arrivato alla riga 6 senza particolari problemi. In questo frangente ho notato delle righe molto nitide, contrastate, senza presenza di cromatismo residuo. Oltretutto questo binocolo dà anche di giorno una parvenza di maggiore luminosità. I dettagli della carta sono comunque più bianchi, mentre nell'acromatico sono più giallastri, e non c'è nessuna presenza di cromatismo residuo al centro. Si nota forse soltanto un po' di cromatismo laterale, ma quella è diciamo così una prova molto molto selettiva, perché comunque stiamo parlando di caratteri neri su fondo bianco, quindi anch'esso non è scevro da cromatismo laterale, ma ce l'hanno anche binocoli da 3.000 euro, quindi io direi che si è comportato egregiamente. Test in controluce. Il 20x80 acromatico fornisce un contenimento della luce diffusa nella parte inferiore del campo leggermente migliore al 20x80 ED, che però mostra assolutamente assenza di cromatismo residuo e mostra soprattutto una maggiore naturalezza nella resa del colore. Il verde è veramente bello in questo frangente. Qui abbiamo le foglie delle betulle, il tronco della betulla completamente immersi nel violetto. Come potete notare è anche diverso il trattamento antiriflesso. Qui abbiamo una parvenza di trattamento più bluetto, spero che riusciate ad osservarlo, mentre la versione Pro ED mostra un trattamento differente. Nella prova pratica che faccio sempre, in realtà a casa utilizzo anche quella dei caratteri, quindi rifletto i caratteri di un giornale per vedere se leggo il testo. Vi devo confermare che all'interno dello SkyMaster Pro si vede soltanto la mia sagoma, cioè non riesco neanche a vedere gli occhiali sul cappello e il viso non si vede totalmente, mentre nella versione più economica, ragazzi, vedo molti più dettagli. Quindi questo binocolo acromatico da 350 euro, un trattamento antiriflesso meno performante che riflette più luce perché funge come da specchio, quindi questa è una prova che potete fare voi. Il binocolo che vi mostra più dettagli del vostro viso è quello che ha un trattamento inferiore al binocolo che ve ne mostra meno. Anche in questo caso non ci possono essere dei miracoli, nel senso che le prestazioni, a parte forse la resa nel controluce, sono decisamente abbinate alla differenza di prezzo di acquisto. Vorrei fare un'ultima prova perché anche questo è un dettaglio molto interessante. Ci sono dei fili, dei tralicci della luce, quindi dell'Enel, e ci sono le sfere, non so se le potete vedere. Ho due sfere bianche molto vicine, quindi adesso le inquadro e magari vi farò vedere la differenza anche con l'iPhone per notare contrasto, cromatismo residuo e altre cose. Anche in questo caso Pro ED, sfere più bianche, al centro del campo zero cromatismo residuo, molto più nitido, acromatico semplice,
le sfere sono più giallastre, il bordo delle sfere è contornato da aberrazione cromatica verde e violetto, la resa bordi è migliore nel Pro ED. Tirando le somme gli darei un 8 alla versione ED e un 6 più allo SkyMaster Pro, che comunque nella sua fascia di prezzo penso che si difenda bene con altre soluzioni. Spero che utilizzerete magari questi test anche voi all'atto pratico nell'osservazione comune. Certamente da casa ho più riferimenti, posso utilizzare più strumenti, ad esempio vi invito a leggere la recensione, perché comunque troverete anche tutte le misure fatte alla grandezza della manopola di messa a fuoco, alla distanza interpupillare e ad altro ancora. Adesso vado a prendere l'iPhone, ho deciso di lasciare i binocoli in quella posizione perché inquadriamo i tralicci, inquadriamo le sfere, vediamo qualche dettaglio di alcune chiese in provincia di Varese, alcune al di là del lago, e poi magari faccio una breve panoramica sulle Alpi. E spero, con le premesse fatte comunque prima, di avervi mostrato le differenze reali che sussistono sul campo tra un binocolo ED e un binocolo acromatico. Una nota interessante: per quanto concerne il binocolo Pro ED, ho visto che inserendo uno spessore in più all'interno dell'adattatore per oculare Kowa TE11WZ, quindi quello per la serie TSN 880, 770 eccetera, funziona perfettamente con l'oculare della Celestron. Certo non si aggancia bene, però quantomeno dovrei allineare in maniera abbastanza precisa. Invece per quanto riguarda gli oculari del più piccolo SkyMaster, vi devo confermare che anche in questo caso potrebbe andare abbastanza bene l'adattatore per i Kowa Genesis. Certamente ci sarebbe o da abbassare il paraluce, dopo proviamo insieme, oppure da toglierlo e andare a mettere una piccola striscia di neoprene. Se mi chiedete dove trovarle, sono le classiche strisce di neoprene, possono essere adesive e non adesive, vendute dalla nota azienda 3M. Allora, io direi di partire con le sfere distanziatrici, perché sono un elemento di riferimento per varie caratteristiche, dalla nitidezza al contrasto al contenimento del cromatismo residuo. Calcolate che sono già le 10:17 e quindi insomma potrebbero esserci già un po' di problematiche relative alla turbolenza atmosferica. Spengo l'action cam e passo direttamente all'iPhone, quindi versione SkyMaster Pro ED. Queste sono le sfere distanziatrici visibili all'interno del binocolo dotato di ottiche a bassa dispersione. Come noterete, anche se vi ho già anticipato che la percezione del cromatismo residuo con un sensore digitale è maggiore rispetto a quella dell'occhio nudo, l'immagine è nitida, contrastata, con assenza di cromatismo. Guardate, anche spostando i dettagli verso il bordo, scusate che devo sbloccare l'asse della testa video, comunque l'immagine tiene decisamente bene. Adesso vado a fare la stessa cosa con la versione acromatica. SkyMaster Pro acromatico. Notate subito la differenza di percezione del contrasto, vedete anche la sfera distanziatrice comunque è contornata da cromatismo residuo, e insomma anche a 20x le differenze rispetto a un prodotto dotato di ottiche a bassa dispersione si notano. Altra ripresa, test sulla chiesa del comune di Brazzo di Bedero. Questa è la versione Pro ED, potete notare comunque un'immagine di buona qualità, Non dico che abbia il contrasto, ad esempio, non so, di un Kowa Elender alla fluorite, però in questo caso notate la percezione
dei colori che è reale, il buon contenimento del cromatismo residuo. Devo inoltre dirvi che mi pare avere più campo di vista la versione D, leggermente di più. Quindi io direi che i 3-4 gradi, se fossero veri, ma devo provare magari stasera, verificare stasera in astronomia, molto probabilmente l'acromatico inquadra meno. Anche la resa ai bordi, guardate, spostando la chiesa verso il bordo, comunque rimane pregevole. Adesso facciamo la stessa prova con la versione acromatica. Qui è con lo zoom digitale, vedete che anche in questo caso il cromatismo rimane molto contenuto. Andiamo ad inquadrare con il binocolo acromatico. Qui sembra addirittura che ci sia leggermente meno ingrandimento. Notate, resa dei colori più calda, aberrazione cromatica lungo i bordi dei soggetti e oggetti inquadrati, e anche la resa a bordi è decisamente inferiore. Penultima inquadratura, Monte Rosa a 72 km di distanza, sempre con lo Sky Master Pro ED. Questa è una situazione un po' al limite, oltretutto c'è foschia, nuvolosità, sono già le 10:30, ma in ogni caso guardate, l'immagine si mantiene nitida. Anche verso il bordo il contrasto è alto e non c'è nessuna aberrazione cromatica nelle zone, ahimè, poco innevate. Adesso proviamo a fare la stessa cosa con l'acromatico. Sky Master Pro senza ottiche ED. Guardate, allora la tonalità della neve è leggermente più calda, l'immagine è meno nitida e comunque notate, spero noterete un poco di aberrazione cromatica in più. Anche la resa ai bordi è inferiore. In realtà, guardate, quello che vi dicevo prima, verso il bordo c'è meno distorsione angolare, che in realtà inquadrando verso, diciamo così, il centro dell'asse ottico comporta un degrado maggiore. Concludiamo il test inquadrando le betulle in controluce. Vedete che il sole è molto in alto, purtroppo non ho dettagli di riferimento molto vicini al sole, però anche in questo caso la prova dovrebbe essere percepibile anche con l'iPhone. Notate all'interno del Pro ED un ottimo contenimento del cromatismo residuo, non inquadra il bordo totale del campo di vista e quindi non vi posso far vedere la leggera luce diffusa che si nota nella parte inferiore. Ho notato però che inserendo un corto paraluce circa 10 cm il problema scompare, è proprio una questione dovuta alla scarsa incassatura delle ottiche all'interno del tubo ottico. Verifichiamo invece la resa dell'acromatico. In questo caso vedete che la tonalità dei colori non è così pura, si nota comunque cromatismo residuo, l'immagine appare un po' più buia, guardate che già in asse in controluce cromatismo insomma ce n'è. Anche la resa ai bordi non è la stessa. Di contro però in questo binocolo, che forse inquadra leggermente meno, direi che se il 20x80 ED inquadra 3 gradi e 4, questo potrebbe inquadrare in realtà 3 gradi e 1. Però posso fare, ve lo ripeto, il test soltanto verificando la distanza da stella a stella, e lo faremo questa sera. In questo frangente forse l'acromatico è leggermente più corretto, cioè mostra meno luce diffusa in basso. Ragazzi, nel frattempo fa caldo, ho tolto la maglietta, mi sa che siamo arrivati a 15-16 gradi. Ultimo test, primo test con occhiali da sole, senza occhiali da sole. Beh, nello Sky Master Pro inquadro leggermente più campo senza occhiali. Adesso facciamo la stessa cosa con l'acromatico. Con gli occhiali
e senza occhiali non c'è particolare differenza. In questo caso a punteggio direi che preferisco l'acromatico. Direi che possiamo tirare insieme le somme di quanto evidenziato durante il test pratico diurno. Entrambi i binocoli sono ben sfruttabili relativamente alla loro capacità di mettere a fuoco anche in maniera mediamente ravvicinata. Prestazioni leggermente dissimili, lo SkyMaster acromatico è stato un poco più performante della versione D per quanto riguarda la messa a fuoco minima, però entrambi, diciamo così, dai 20-25 metri mettono a fuoco. Relativamente alla qualità delle rifiniture ho preferito comunque la versione D, propone delle rifiniture più interessanti, più di pregio, con anche un doppio spessore dell'armatura, una miglior conformazione della manopola di messa a fuoco che ha anche maggiore fluidità e una maggior robustezza del carrello archetto che fa traslare gli oculari. Quindi questo frangente per rifiniture meccanica direi che ha vinto la versione ED. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la percezione di nitidezza, contrasto, riduzione del cromatismo residuo, contenimento della curvatura di campo, c'è un pari direi per quanto riguarda la distorsione angolare. Relativamente alla grandangolarità inquadra poco più campo la versione dotata di obiettivi a bassa dispersione, che in più, come insomma avrete appurato, ha anche un maggior contenimento della curvatura di campo ai bordi e forse anche meno come astigmatismo, ma lo verificheremo questa sera. Buona serata a tutti, ultima sessione osservativa con i due binocoli Celestron SkyMaster. Ho dovuto aspettare un paio di serate per trovare le condizioni ideali per l'osservazione del cielo profondo. Come vedete ho già installato in giardino i binocoli. Il pregio di adottare treppiedi fotografici di qualità è che comunque si può osservare tranquillamente in piedi senza problematiche riguardo alla stabilità. Il cielo è decisamente limpido. Questa sera osserverò un attimo Giove, seppur solo a 20x, e poi vi darò le mie impressioni riguardo l'osservazione di qualche ammasso stellare, di qualche galassia e le osservazioni generiche, diciamo così, dei campi stellari per verificare poi le aberrazioni geometriche. Sono le 21:42. Anche se il cielo è ancora chiaro, ho iniziato a osservare il pianeta Giove con i due binocoli. Vi posso confermare che la rappresentazione del pianeta Giove va in parte a descrivere quanto evidenziato questa mattina, ossia che per qualità ottica lo SkyMaster Pro ED è decisamente uno strumento di qualità superiore. Le immagini di Giove all'interno dello SkyMaster Pro acromatico mostrano più luce diffusa e si nota a volte una specie di spike verticale come similmente a quando si osserva con i prismi a tetto. Non dico che non ci sia aberrazione cromatica intorno al pianeta Giove, perché comunque lo palesa un poco anche l'ED, però l'immagine è più nitida, tridimensionale, e i bordi del pianeta sono decisamente più netti. Inoltre, spostando Giove al bordo, ho evidenziato una perdita di definizione maggiore nello SkyMaster Pro. Un'altra considerazione che devo fare e che quindi sono curioso poi di verificare nella mera osservazione astronomica di ammassi stellari e quant'altro è che lo SkyMaster Pro ED è decisamente più luminoso. Si vedono molto bene i satelliti galileiani, mentre nello SkyMaster si vedono, però la parvenza, ragazzi, è quella di stare osservando con un binocolo dal diametro superiore, sapendo quindi che lo SkyMaster 20x80, la versione Pro però ED, è un 80 mm e se non conoscessi il diametro reale dell'altro vi direi che stiamo osservando senz'altro con una versione acromatica dal diametro inferiore, quindi la trasmissione luminosa dell'ED si evidenzia molto in questo genere di osservazioni. Questa sera, come potete spero notare,
c'è moltissima umidità, tuttavia non ci dovrebbero essere motivi di preoccupazione, guardate qua, in quanto entrambi i binocoli sono impermeabilizzati. Anzi, adesso ho finito, potrei anche mostrarvi proprio l'umidità con il faretto. Lo SkyMaster Pro è dichiarato come impermeabilizzato e riempito in azoto, mentre per quanto riguarda le prestazioni di impermeabilizzazione dello SkyMaster Pro ED, l'azienda Celestron cita anche il grado, che è un IPX7. Ragazzi, accendo un attimo il faretto, è mezzanotte passata, eccomi qua, è mezzanotte passata e sono riuscito ad osservare alcune galassie nella costellazione del Leone, ammasso stellare nella costellazione del Cancro. Ormai sta tramontando Auriga, sta tramontando la costellazione dei Gemelli, però qualche ammasso stellare l'ho osservato. Un po' faticosa con binocoli dritti e non angolati l'osservazione di M81 ed M82. Comunque direi che posso fornirvi anche in questo caso, quindi nell'osservazione astronomica, le mie impressioni pratiche sul campo. Tra i due binocoli, come era abbastanza facile da comprendere, ho preferito il Celestron SkyMaster Pro ED. Non tanto per l'osservazione stellare di ammassi ad esempio aperti, perché in questo frangente non ci sono molte differenze al centro del campo. In questa serata, devo essere onesto, non ho visto differenze eclatanti. Una differenza però che si notava nella mera osservazione stellare era la resa al bordo, nel senso che il Celestron Pro ED iniziava a mostrare la coma e l'astigmatismo, difficile dire quale tra i due fosse preponderante, già a partire dal 70% dal centro del campo. Con stelle magari più flebili ci si potrebbe anche spingere fino al 75% come campo sfruttabile, mentre lo SkyMaster Pro ha evidenziato una perdita di puntiformità stellare già verso il 60% dal centro del campo, quindi abbiamo appurato che questi binocoli comunque non sono dotati di campo piatto. Ribadisco nuovamente nell'osservazione astronomica che lo SkyMaster Pro ED, grazie al suo trattamento antiriflesso XLT, che già di giorno avevo evidenziato essere migliore rispetto a quello disponibile sulla versione meramente acromatica, mi ha consentito di vedere le galassie nella costellazione del Leone con maggiore facilità. Il fondocielo era non più scuro, però era più contrastato, diciamo così, e le galassie stagliavano in maniera migliore rispetto a quello che era possibile evidenziare all'interno dello SkyMaster Pro acromatico. Molto belle in entrambi comunque l'ammasso stellare nella costellazione del Cancro, ripeto, al centro del campo per questo genere di osservazione, quindi non su soggetti flebili, l'acromatico non peneva tantissimo, quindi ribadisco quello che ho detto comunque questa mattina, che per un neofita che vuole magari iniziare a osservare ammassi stellari, la Luna, i satelliti galileiani, perché non aspettatevi di vedere bande equatoriali o altro 20x con questi binocoli su pianeta Giove, comunque per osservazione delle stelle senza avere velleità di precisione, puntiformità estrema e bordi del campo, il 20x80 cromatico comunque potrebbe essere una scelta interessante. Dove ha performato meglio il 20x80D è nella visibilità degli oggetti più flebili, quindi ad esempio nebulose oppure le galassie. Inoltre ricordiamoci che, spero di riuscire a farvelo vedere, il binocolo SkyMaster Pro ED beneficia di filettatura per utilizzare i filtri da 31,8 mm, quindi oltre a acquistare ad esempio dei filtri gialli per osservazione diurna con un po' di foschia, potreste prendere dei filtri per inquinamento luminoso. Non ho avuto la possibilità di osservare la Luna perché è ancora nuova, comunque presagisco prestazioni
simili a quelle su Giove, quindi maggior contrasto e miglior correzione cromatica nel Pro AD, più presenza di aberrazione cromatica e un filo meno di nitidezza anche in asse della versione acromatica, quindi quella meno costosa. Direi che a questo punto possiamo giungere anche alle conclusioni per ciò che concerne i pregi e difetti nell'osservazione astronomica. Partiamo dal più costoso. Lo SkyMaster 20x80 Pro AD ha come pregio una ottima luminosità, quindi migliori vetri, maggiore trasmissione luminosa e colori senz'altro più reali sotto condizioni di cielo, diciamo così, più trasparenti, che potrebbero consentire di percepire meglio le nette colorazioni e quindi colori più fedeli. Un contrasto maggiore che nel contempo provoca maggiori dettagli senz'altro sulla superficie lunare, seppur vista a 20x, e una maggior percezione di oggetti flebili come ad esempio le galassie. Il campo di vista e i bordi anche in questo caso è più corretto, anche se non stiamo parlando di un binocolo con campo piatto. Tra i difetti riconfermo comunque che questa sera ho dovuto utilizzare, a causa della mia minima distanza interpupillare, i paraluce completamente abbassati. Si potrebbe magari andare a risolvere in parte il problema interponendo delle paraluce a fette di salame oppure smontando i paraluce, ma mi sto riferendo soltanto a persone nella mia condizione, quindi distanza interpupillare inferiore ai 66 mm con magari un naso un po' grande. Altri difetti non ne ho trovati onestamente, secondo me per la cifra ci sta. Non è simile a prodotti di altri brand che ho testato negli ultimi mesi, perché comunque si è analizzate anche le caratteristiche tecniche. Pesa 3 kg, pesa 600 grammi più del 2080 cromatico, quindi c'è tanta sostanza sia meccanica che ottica. Ha un campo di vista in reale inquadrato che comunque è come quello dichiarato. Ho fatto delle prove utilizzando Stellarium e verificando la distanza lineare da stella e stella, e vi posso confermare che comunque quanto dichiarato dal costruttore corrisponde a realtà. Per i portatori di occhiali, come avevo avuto modo di percepire già questa mattina, sarebbe preferibile verificarne la comodità in ogni caso, dato che il campo ai bordi non è così corretto. Alla fine, se utilizzate gli occhiali, non andate a perdere poi chissà quali prestazioni di puntiformità stellare. Diciamo che anche con gli occhiali riuscireste a sfruttare il campo più corretto. Questi sono i difetti che ho evidenziato nel Pro AD. Per quanto riguarda la versione più economica, tra i pregi devo dire in primis una ottima comodità degli oculari. Sono veramente facili e comodi da utilizzare, e è un binocolo sostanzialmente leggero. All'interno dell'articolo troverete proprio le pesate, diciamo così, che ho effettuato con la mia bilancia elettronica, però mi pare di ricordare che ci siano quasi 600 grammi di differenza. Potete gestirlo su 3 piedi veramente molto leggeri. Il sistema meccanico per il fissaggio della barra centrale e il suo spostamento è comunque paragonabile a binocoli di classe superiore. Si è dimostrato uno strumento ben collimato e senza problemi a livello di assemblaggio o magari difetti che potrebbero essere visibili in prodotti di questa fascia. Un altro pregio è comunque sempre rivolto al suo prezzo d'acquisto. Con una cifra prossima ai 350 euro avete la possibilità di iniziare le osservazioni astronomiche senza velleità di avere correzioni estreme a bordo del campo e binocoli altamente corretti per il cromatismo residuo. In ogni caso un 20x80 vi mostra decisamente più oggetti celesti flebili rispetto a quanto vi possa fare un stupendo 8x42 al top della gamma. Mentre parlo, guardate le condizioni della serata, ormai i binocoli sono completamente appannati. Tra i difetti, sempre se paragonato al 20x80 dotato di ottiche D, abbiamo anche un'osservazione astronomica, soprattutto su Giove una maggiore percezione del cromatismo residuo.
e la resa ai bordi è inferiore rispetto al 20x80D. Inoltre, nell'osservazione di oggetti flebili si nota una evidente inferiore luminosità e un miglior contrasto che fa staccare meno gli oggetti dal fondo del cielo. Io spero che questa prova pratica sul campo vi sia piaciuta. In sintesi, posso confermare che entrambi gli strumenti entrano di diritto all'interno della loro fascia, diciamo così, di prezzo e di competenze. Ritengo inoltre che per gli appassionati del marchio Celestron, che magari possiedono già alcuni telescopi, possa essere una soluzione interessante, soprattutto per i più esigenti, acquistare il Celestron ED, che grazie anche alla sua messa a fuoco, che comunque anche la versione acromatica, vi consentirà non solo di svolgere delle ottime osservazioni astronomiche, ma anche delle belle osservazioni terrestri. Penso che abbiate ancora in mente le osservazioni che ho compiuto questa mattina e poi le riprese che ho effettuato con l'iPhone XR. Ritengo invece che la versione acromatica sia un entry level, quindi va bene per i neofiti che vogliono iniziare a osservare il cielo e magari non hanno neppure il telescopio, quindi desiderano ottenere uno strumento propedeutico non molto costoso e che lascia anche budget a disposizione per un buon Atlante lunare, per un'app acquistabile magari senza pubblicità e soprattutto per un treppiede fotografico. Io vi ripeto i prezzi, spero di ricordarmeli, ormai è quasi l'una di mattina. Il Celestron Sky Master 20x80 acromatico costa 359 euro, mentre la versione dotata di ottiche D ne costa 679. Io ringrazio come sempre Matteo Di Bella e Valerio Zuffi di Auriga, quindi di Celestron Italia, per aver fornito questi binocoli che mi hanno consentito di compiere una comparativa spero interessante. Vi ricordo inoltre di leggere l'articolo che è più approfondito su Binomania. Se volete venire a parlare di binocoli potete farlo anche nel forum di Binomania che è presente online dal 2010 e poi sul gruppo Facebook tutto, ma proprio tutto sui binocoli. Inoltre, se ancora non l'avete fatto, potete iscrivervi al mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati. Vi consiglio anche di attivare la campanella perché la pubblicazione ormai sta diventando bisettimanale. Trovate tra le 6 e le 8 video recensioni mensili. Inoltre vi chiederei come ultima cosa di farmi sapere nei commenti se avete gradito questa recensione un po' differente dalle mie classiche o se invece preferite che ritorni spesso e volentieri a occuparmi di binocoli, di strumenti ottici digitali in maniera più classica, quindi con recensioni di 15-20 minuti girate in maniera differente. Può sembrare una richiesta un po' atipica, in realtà vi assicuro che comporta un differente modus operandi nel lavoro, perché con questa modalità potrei sembrare più veloce e magari anche più spontaneo, ma in realtà poi perdo più tempo nel videomontaggio, perché comunque i video sono molto più lunghi, mentre l'altra modalità, quella con mirrorless, cavalletto, faretto eccetera, è un poco più professionale, meglio gestibile anche a livello di dati tecnici, in realtà però provoca nella fase iniziale più lavoro. Va bene ragazzi, non vi disturbo più e vi auguro buone osservazioni. Ciao a tutti!